Verso Roma-Inter, un altro big match per la nostra Inter che archivia la vittoria sulla Juventus. Questa volta si torna ad affrontare un grande avversario e allora c'era bisogno di un grande ospite per presentare questa partita. Flavio Tassotti, Cusano News, ben ritrovato Flavio, grazie mille per la disponibilità. Addirittura grande ospite mi metti in imbarazzo. Ciao Lorenzo, buongiorno a te e tutta passione Inter. No, assolutamente, è sempre un piacere, torni sui nostri canali dopo diverso tempo ed è un piacere riaverti con noi, Flavio. Allora Flavio, c'è grande curiosità in questo momento in casa Inter nel capire che tipo di Roma si va ad affrontare in questa partita di sabato. Prima cosa che ti chiedo però, come hai preso l'addio di Mourinho? Come è stato questo cambio in panchina e come è stato preso anche dalla piazza? Traumatico, questa è forse la parola che meglio può sintetizzare l'esonero di José Mourinho, perché sì, le cose non andavano bene, ma è stato veramente come un fulmine a ciel sereno, perché nessuno si aspettava un finale di questo genere a pochi mesi poi dalla risoluzione naturale del contratto, perché il mister era in scadenza. Sì. Non mi è piaciuta l'ambiente e credo sia stato estremamente studiato a tavolino, visto che comunque poi vai a vedere la Roma subito dopo ha cominciato a fare mercato come se non ci fosse un domani, mettendo anche soldi sul tavolo, visto che con Mourinho, visto che i tanti detrattori di Mourinho dicono la Roma giocava male, la Roma di qua, la Roma di là, la Roma gli aveva preso anche i giocatori, in realtà la Roma aveva preso tutti i giocatori in prestito o parametri zero. Gli unici soldi che erano stati spesi negli ultimi anni per la Roma di Mourinho erano stati i 7 milioni di Selic e i 5 milioni di Paredes, 12. La Roma a fine gennaio mette 15 sul tavolo per Baldanzi, quindi mi sembra sia stata una cosa un po' studiata, mi ha dato questa sensazione qui, e non mi è piaciuto anche il fatto che comunque sia stato messo in mezzo una bandiera come Daniele De Rossi, ma non perché io ce l'abbia con Daniele, perché resta il mio capitano Daniele De Rossi, ma perché se devi prendere una decisione così forte devi avere anche il coraggio di assumerti la responsabilità. In questo momento comunque stanno avendo ragione loro, per fortuna, perché comunque il bene ultimo è sempre la Roma. 3 vittorie consecutive sono sicuramente un buon bottino, ma le potevi fare anche con Mourinho. I problemi non sono prima, adesso arrivano i problemi, perché la Roma ha dimostrato in questi anni che appena si alzava l'asticella scappava, moriva, e bisogna vedere quello che succede adesso, con tutto che attorno anche l'Europa, e lì in Europa con Mourinho abbiamo visto che la Roma arrivava sempre a dama. Speriamo che anche con De Rossi tu riesca a fare quel tipo di percorso che hai fatto e che hai collezionato con Mourinho, ma anche con Fonseca negli ultimi 3 anni. Questa è la speranza più grande. Il cambio con De Rossi quindi lo vedi anche un po' opportunistico a livello di scelta a questo punto? Sì, assolutamente sì, perché serviva una persona che mettesse tranquilli i tifosi della Roma senza far esplodere ancora di più la contestazione. Come fai? Andando a prendere la storia. E quella è la cosa che non mi piace. Io non parlo di De Rossi allenatore fino a giugno, te lo dico prima Lorenzo, perché adesso lo stanno portando tutti sul palmo di mano, no? Perché la Roma sta vincendo le partite e io sono contentissimo. Lunga vita a Daniele, anzi al mister della Roma, perché non è neanche giusto chiamarlo Daniele. Però siccome queste sono le stesse persone che poi ci metteranno un secondo a buttarlo giù appena la Roma perderà le partite, io non metto né nel bene né nel male l'allenatore della Roma. Io fino a giugno, sperando che il 1° di luglio sarà ancora lui l'allenatore della Roma, sospendo il giudizio su di lui. Quindi in questo momento me la vado a prendere direttamente con la società e con i giocatori. Vatti a sentire che cosa ha detto Dybala al termine di Roma Cagliari. Te l'avrei chiesto. Dybala parla di noi giocatori che dobbiamo guardarci dentro. Che vuol dire? Ci sono dei giocatori che in questo momento stanno diventando Garrincha, Maradona e compagnia cantante, gente che pascolava con Mourinho, che adesso sta diventando trascinatrice. Non è solo una questione di aver ritrovato l'entusiasmo, quindi, come dice anche Dybala, oppure ci vedi altro? Per 3 partite vinte contro Salernitana, Verona e Cagliari? No, davvero, cioè veramente faccio neanche a dire, abbiamo vinto un derby, abbiamo vinto col Milan, abbiamo vinto con l'Inter, abbiamo vinto contro Salernitana, ultima in classifica, tra l'altro il primo tempo è stata una nenia mortale con la Salernitana che ci ha messo sotto. Col Verona l'abbiamo vinta per i capelli, perché il Verona meritava il pareggio molto probabilmente. L'unica che avevo vinto nettamente perché li ha messi sotto dal primo minuto è il Cagliari.
tutte e tre stanno in zona di retrocessione. Può bastare per questo per portare sull'entusiasmo? Non credo. Quindi significa che comunque le cose sono un po' diverse. E ripeto, io dell'allenatore non parlo, io non me la sto prendendo con l'allenatore, anzi io voglio che Daniele, il mister della Roma, faccia più punti possibile, sperando che li faccia anche sabato, perché, ripeto, il bene ultimo è sempre la Roma. Domanda da esterno al mondo Roma, c'è chi sostiene che con De Rossi, si è visto ancora per pochi sprazzi chiaramente, visto che il campione è riferimento è ancora poco, ci sia stata una proposta di gioco, a differenza di quello che è avvenuto fin qui con Mourinho. Sei d'accordo con questa affermazione? In realtà anche De Rossi ti ha detto che la Roma aveva una proposta di gioco che purtroppo ha sviluppato a tozzi e bocconi, perché la Roma purtroppo c'è anche tanta gente che parla senza vedere le partite, c'è tanta gente che si riempie la bocca sparando sentenze da preconcetti. La Roma quest'anno, il problema, l'anno scorso giocava molto male e vinceva le partite in Europa, e fino ad aprile era terza in classifica. Quest'anno la Roma ha cambiato proprio modus operandi. Il problema è che la Roma ha giocato pure troppe partite bene. La sconfitta di Verona, la Roma gioca dentro la metà campo del Verona dal primo all'ultimo minuto. È casuale quella sconfitta. Come vinci col Sassuolo, la Roma tiene palla e comunque fa la partita per 90 minuti. Con l'Atalanta non la vinci, ma domini il campo. Col Napoli domini il campo. Con la Juventus cerchi di fare la partita. Dov'è che è mancata la Roma in questi mesi con Mourinho? Il problema è che ogni volta vai a Milano e non oltrepassiamo a metà campo. Col Milan andata e ritorno sono state due mortificazioni. Hai perso, hai fatto 0 gol, anzi 0 tiri in porta a una squadra che guarda come sta messa. È possibile che con 4 derby non riesce a vincere neanche una volta con quello. Però il problema di fondo è che la Roma non è stata continua e ha tanti giocatori, visto che si parla, ecco, siete di Milano, no? Parlate dell'Inter, dall'altra parte si dice molto spesso ma povero Pioli che ha mezza squadra fuori. Mi dite un attimo le assenze della Roma? Ma Mourinho ha fatto affidamento su Mourinho, leviamo Mourinho. La Roma ha fatto affidamento finora su Smalling? No. Renato Sanchez? No. Dybala ogni 2 per 3 si ferma. Degli esterni la Roma ha dovuto andare a prendere Angelino, perché altrimenti dei 5 esterni non ne facevano mezzo. È un problema, la Roma non era da quarto posto. Adesso piano piano nel marasma generale può ambire a quella posizione lì, perché ovviamente sta mancando la Lazio, sta mancando il Napoli, la Fiorentina balbetta, c'è il Bologna che si è inserito, l'Atalanta sta sempre là, tu ce la puoi fare, ma è perché le altre stanno balbettando, perché se la Lazio avesse confermato, il Napoli avesse quantomeno fatto il suo, perché il Napoli non vale l'8° posto quello che è, e la Roma non rientrava tra le prime 4, perché Inter, Milan e Juve sono nettamente più forti. C'è uno spazio da andare a colmare lì, quindi con il 4° posto. Ma citavi tra l'altro Smalling, che tra l'altro dovrebbe essere vicino al rientro probabilmente, quindi la Roma dovrebbe recuperare dei tasselli importanti, vediamo anche in vista di questa partita. Ma queste 3 vittorie, allora Flavio, per quanto siano arrivate con squadre in zona retrocessione, portano la gara contro l'Inter con quale sentimento secondo te? Non c'è nulla da perdere, sono liberi di testa, comunque hanno dato più fiducia anche nei giocatori stessi. Questo sicuramente sì, perché vincere aiuta a vincere, e sicuramente il fatto che adesso tu stai a 1 punto dall'Atalanta e hai rimesso dietro, anche se è una partita in più, ricordiamolo sempre, è una partita in più, ma comunque altre che recupereranno quella partita ti rimarranno sotto, ad esempio la Lazio. Pure se dovessi vincere il recupero con il Torino ti rimane sotto. Quindi tu adesso hai ritrovato brillantezza, la stai ritrovando, perché effettivamente la Roma a livello fisico sembra stare meglio, ma è anche vero che ha potuto lavorare, nell'ultima settimana ha lavorato senza gare in mezzo alle scatole, e sicuramente giocherà un pochino più in fiducia, quello sicuramente sì. Ci sarà l'Olimpico che dà sempre grande aiuto alla Roma. La Roma, se non fosse stato per l'Olimpico, sarebbe in questo momento in zona retrocessione. L'Olimpico è proprio la nostra casa, è la casa della Roma che la fa trasformare, e quindi secondo me l'insidia maggiore per l'Inter sarà il dover andare a affrontare una Roma un pochino diversa, una Roma in ripresa a casa sua, perché se la Roma fosse venuta a San Siro non c'era proprio spazio. In questo caso su 100 possibilità facciamo la percentuale?
magari un 20% di risultato positivo per la Roma lo metto dentro. Dico 20% perché secondo me l'Inter è ingiocabile in questo momento, è proprio ingiocabile, è una squadra troppo più forte delle altre, che deve veramente fare un harakiri clamoroso per perdere il campionato. Ecco, ma allora io guardando la Roma mi è sembrato di vedere intanto un ritorno ad una difesa a 4 con gli esterni che vanno anche molto alti. Stavo giocando la partita in anticipo, lasciare magari 2 difensori al duello 1 contro 1 con Lautaro Thuram in questo momento di forma può essere un po' un rischio. Ti aspetti qualche cambiamento magari dal punto di vista tattico oppure di atteggiamento rispetto alle partite che abbiamo visto fin qui della nuova Roma? Credo di no, perché credo che De Rossi vorrà cercare proprio di mettere sulla difensiva Inzaghi. Quello che è mancato alla gara d'andata, a me la gara d'andata non è piaciuta per niente della Roma, e ti dico perché. È vero che la Roma ha fatto bene nel contenere l'Inter. L'Inter ha fatto fatica a tirare fuori occasioni vere, reali. Mi ricordo un'occasione limpida di Thuram che disinnesca Rui Patricio, un tiro di Cialanoglu sul palo. Poi per il resto, fino al gol dell'1-0, l'Inter aveva il dominio del gioco, il dominio del territorio, ma non era stato in grado di mettere in difficoltà la Roma, perché la Roma stava difendendo bene. Che cosa è mancata alla Roma? La Roma al 70°, se non ricordo male, poco prima del gol di Thuram, leva un centrocampista per mettere un difensore che è Selic, e si mette a 5 la Roma, e lì che fa? La Roma praticamente si consegna definitivamente all'Inter lasciando campo dicendo andate voi, noi ci vogliamo accontentare del pareggio. No, dovevi fare proprio il contrario, proprio perché tu sapevi che tanto quella partita l'avresti persa, devi mandarli sulla difensiva. L'Inter l'unica cosa che puoi fare è tanto, se vuole giocare l'Inter ti ammazza, c'è poco da fare. Come fai però a batterla? Devi cercare di mandarli dall'altra parte, e cercando magari con questo modus operandi, con questo concetto di De Rossi, cercando di fare schiaffo più schiaffo meno, magari riesci a portarla a casa, perché l'anno scorso per esempio l'hai vinta facendo schiaffo più schiaffo meno. È anche vero che l'Inter stava bene, quando hai voluto contenere sei uscito male nell'anno scorso al ritorno, sei uscito male quest'anno, e quindi chiarissimo. Flavio, vado verso la conclusione. Citavamo la gara d'andata, è stata la famosa partita dei fischietti per Lukaku. Quasi un girone dopo, comunque diverse settimane dopo, che Lukaku è quello che oggi torna ad affrontare l'Inter? Un Lukaku in difficoltà, lo dicono i numeri, perché in questo 2024, se non ricordo male, ha fatto soltanto un gol, che è quello contro l'Hellas di Verona, quindi ti fa capire già un giocatore. Se poi ci mettiamo dentro anche la Juventus, cominciano ad essere tantissime le partite dove hai fatto un gol e non sei riuscito a essere pericoloso. Ecco, si imputava a Mourinho il fatto che molto spesso Lukaku non faceva un tiro in porta. Lukaku non ha tirato in porta con la Salernitana, non ha mai tirato. Ha tirato oltre il 70° contro il Cagliari, quando comunque già stavi vincendo la partita 3 o 4-0. Quindi è un Lukaku che sicuramente in questo momento sta facendo fatica anche a un livello atletico, perché le ha giocate tutte ed è normale che sia così. Però attenzione, perché è uno che tiene tantissimo a quella partita, ma la sta aspettando veramente da tanto, complice anche l'atteggiamento dei tifosi dell'Inter, complice anche le continue stoccate. Non sto dicendo giusto o sbagliate, non prendo le difese di nessuno, anche perché conosco molto poco la situazione quella lì, perché tanto ti dicono no, ma Lukaku può ancora dire la sua, deve dire la sua di quella cosa lì, ma non ha detta. Al momento dobbiamo sentire soltanto la storia che conosciamo da parte dell'Inter. Per il momento, appunto, quindi credo che sarà da parte sua una partita molto, molto sentita, però è anche vero che all'andata lui ha fatto fatica, anche perché c'era Cerbi che gli metteva il corpo addosso, e lui soffre questa cosa qui, quando non lo fanno girare, quando comunque lo limitano, lo soffre tanto. Assolutamente. Chiudo con un flash su Dybala. Flavio, come lo vedi? Quanto deve stare attento a questo Dybala l'Inter? Dybala è croce e delizia di questa squadra. Se Dybala sta bene, la Roma vince le partite. Se Dybala sta male, la Roma non vince le partite. Il problema di fondo è proprio quello. Dybala è terribilmente importante. Perché la Roma arriva in finale di Europa League lo scorso anno? Perché comunque nel momento più difficile
della competizione, leva le 2 partite di semifinale perché è come se non le gioca Dybala, la seconda non la gioca, la prima gioca 20 minuti. Col Salisburgo devi rimontare, il gol decisivo chi lo fa? Dybala. Col Feyenoord stai fuori perché quelli segnano l'81esimo, lui arriva con una gamba, ti rimette in partita, fa il gol del 2-1 e ti fa vincere. Dybala è la speranza per i tifosi della Roma, è troppo importante, cioè, è un giocatore che sposta veramente tanto. Se Lautaro per voi sposta 1000, Dybala per la Roma in proporzione sposta 1001, perché dietro Lautaro c'è una organizzazione che è clamorosamente perfetta, dietro Dybala purtroppo c'è una organizzazione che è clamorosamente imperfetta. Dybala però in questi 2 anni poche volte ha fatto la differenza, perché è arrivato molte volte agli appuntamenti cruciali in buone condizioni, ha fatto la differenza con voi, basta. Se Dybala sta bene, sicuramente l'Inter deve fare molta attenzione. Dybala delle ultime settimane sembra in ripresa, speriamo che sia ripresa, anche perché tra poco la Roma gioca in Europa League con le 2 partite contro il Feyenoord, e là lui deve stare in ripresa, perché altrimenti senza Dybala la Roma non passa. Chiarissimo. Flavio, io ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità, so che devi andare in diretta, quindi ti libero rapidamente. Flavio Tassotti, è stato davvero un grande piacere. Cusano News, grazie Flavio. Grazie mille Lorenzo, ti mando un abbraccione, un abbraccio a tutti voi di Passione Inter, però non me ne vogliate, speriamo che vi auguro che vince lo scudetto, andate più avanti possibile in Champions League, però speriamo che domenica, che sabato sera vi fermiate, ok? Grazie Ciao, Flavio, Lorenzo. ciao, buon lavoro. Ciao. Saluto a tutti, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace e vi ricordo passioneinter.club per entrare a far parte della nostra grande community, mi raccomando www.passioneinter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.